this special meeting of Easter. So, are you ready for our Easter? Yes, oh, Elena is arriving. Allora, aspettiamo. Allora, perché non si dica in giro che io non ci tengo ai miei studenti, siccome facciamo 2 lunedì in cui non ci saranno gli incontri, io vi ho preparato un regalo, perché ho detto sia mai che voi doveste perdere l'allenamento. Qualche compito. No, non è compito, è proprio un regalo, nel senso che è una cosa molto easy, però è un qualcosa che se volete potete vedere. Allora, praticamente io non so chi di voi ha mai sentito parlare. Hello Ross, how are you? Welcome. Of the Open University. L'Open University è stata la prima università per l'apprendimento a distanza ed è un'università inglese. Nella maggior parte dei casi è gratuita. Per cui ha iniziato, ha festeggiato da poco i 50 anni. Per cui immaginate 50 anni fa internet non era una cosa così diffusa come adesso e parlare di apprendimento a distanza erano forse tra i primi a farlo, per cui è un'istituzione questa Open University. OU, se andate a cercare su internet OU trovate tutti i dettagli, che cos'è, che corsi fanno, eccetera, eccetera. Chiaramente adesso si è ampliata. Io ho ritrovato nei miei file una cosa che avevo scaricato più di 10 anni fa, perché è uscita più di 10 anni fa, per cui potrebbe esserci qualche piccola inesattezza a livello di aggiornamento, ma si tratta di storia, per cui più di tanto non credo che ci sia. Si chiama The History of English Language in 10 Minutes. In pratica sono 10 video, ognuno di un minuto e mezzo circa, molto, molto da ridere, ma che rivisitano tutta la storia della lingua inglese dalle origini a internet, in pratica, per cui a 10 anni fa. E ogni video dura 1 minuto ed è un cartone molto con un linguaggio che non è un linguaggio basico, per cui è un linguaggio fatto per chi l'inglese già lo sa bene, e per ogni video io vi manderò questi 10 video, ve ne posso mandare uno al giorno, li possiamo così ogni giorno e poi voi ve li potete scaricare quando volete. Con ogni video però vi mando anche il relativo PDF con il tape script, con tutto il testo, e voi questo video ve lo potete vedere, rivedere, andare a cercare parole, ci sono anche parole un po' particolari, e comunque l'argomento è molto interessante, perché quando noi diciamo ma perché questa lingua ha queste caratteristiche, la storia c'entra moltissimo, per cui vi renderete conto anche di questo. A me mi ricordo 10 anni fa, quando proprio iniziavo ad utilizzare tra l'altro internet in maniera, come possiamo dire, compulsiva quasi, e mi è servito molto per riuscire, e non c'era tantissimo materiale, per cui ve lo mando adesso, ve lo posso mandare sia con uno zip, tutti e 10 video, e uno zip con tutte le lezioni, oppure ve li posso mandare forse uno per uno è meglio, perché ve li andate a scaricare una alla volta, li vedete una alla volta, sono numerati da 1 a 10, per cui non vi sbagliate, con il titolo. Spero che vi ci possiate divertire un pochino. Io me lo rivedo anche volentieri, perché è estremamente divertente, e poi è tutto intriso di questo humor incredibile. Quando è uscito al tempo, oltre al video c'era anche il podcast, perché chiaramente era uno dei mezzi più usati. Hi Elena! Per cui l'audio, ed è da uno speaker famoso inglese con una voce proprio da un doppiatore.
per Grazie. cui penso che vi ci divertirete. E poi col fatto che non è impegnativo, perché è un minuto, insomma, potete, ce la possiamo fare. è più andarvi a leggere il PDF dopo, perché sicuramente non è comprensibilissimo tutto, però con i cartoni è una modalità di apprendimento molto trasversale, diciamo. Ok. Grazie, Grazie. bello, bello. Sono contenta. Okay, so let's go and see our ISA lesson. Okay. What is it? Is B1, B2 is the next. Eccoci qua. ISA. Okay, let's go on with our worksheet that I'm going to send you later. Quando dico later abbiate pazienza, vi arriverà tutto insieme, ma prima o poi sapete che vi mando tutto. Ok. ISA symbols around the world. Okay. Okay, here we have the word, here we have the images, and some of them probably they're not so clear, but we are going to talk about them. Okay, so what's this? Chick. A chick. 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 A chick. That's a chick. Okay. These are Painted eggs. Painted eggs. Yes, painted eggs. Grazie. Number 3 are Hot cross buns. and the hot cross buns is the topic of our recipe we are going to see later, because it's a typical let's say something typical that is going to be made during Easter period, and its origin is really, really far away. So what is this? Arcobaleno. Can you see it? Because probably I should Branches. make it bigger because it's so small. Across. Okay. No, this one. This one. Ah, okay. Yes. Kite. It's a Kite. kite. That's a kite. A kite. That's a A kite. kite. Kite surf. Like the kite surf, you know, compound words. So kite surf is another compound word. Okay, this one is, I mean, Lilies. they are lilies. And of course, this is A cross. a cross. And this one is something that Elena knows very well, but it's even in the English one. Pretzel. Pretzel. It's a Pretzel. pretzel. It's a pretzel. And these are palm branches. Yes, palm branches. Okay. So can you think of any other symbols for the Easter? I mean, both Christian or not Christian, but can you think of any other symbols? Colomba. The dove, yes, the dove, yes. Come si dice agnello? The lamb, yes, very good, the lamb. Olive. How do you say olive? The olive branch, Olive. olive branch, yes, olive branch. Of course, the bunny. Bunny. Okay, so let's find to match the verbs on the left with the words on the right to make phrases. So what do you bake?
pray in church. Bake in church? No, you're No. not baking in church. Hot cross buns. Hot I cross mean, they do buns. bake. Yes, you bake hot cross buns because bake is when you cook in the oven. The oven. Okay. Yeah. Okay. So let me take a pan. Red Yeah. pen. No, it's good. case. Bakery. Bakery. You like the bakery? Yeah, the Bakery. bakery because they are selling all the things they are coming from the baking, from the oven and the baking. The bakery is like pray, In church. Church. In Yeah. church. prepare, An Easter basket. could be prepare an Easter Prepare an basket, get Okay. Together with family. together with family, Family. stay together, Decorate. participate In an egg hunt. in an egg hunt, A hunt. in an egg But I hunt. don't know what is in an egg hunt. I will show you. I will show you. And decorate Eggs. eggs. I can show you a egg hunt if you wait for a moment. It's here. Yes. Caccia all'uovo. Yeah. I can show you without downloading. Can you see the WhatsApp here? Yes. 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 Okay, look at this video. No, this is not a video. Caccia all'uovo, tipo. It is. It is. Ah, Hunt. Hunter. Cacciatore. accetto. Okay, this is the egg hunt. All the eggs are hidden around. Che carino. Okay, this is an egg hunt. Okay, so that's of course this is not the traditional one. It's made in the school inside, and usually it's not made inside, it's made outside in the meadows, and all the eggs have to be hidden in the grass. So it's something that is traditionally made in England and British countries, but I think in America too, and it's very important because this should be the beginning of the season where you can do things outdoors. And that's why it's so important, you know, to let the kids go in and running free outside, because up to now, usually they are obliged to stay at home for the weather. And now it's not so easy because this year is quite cold. It's still so cold, but nevertheless we get stick to the tradition. Okay, so this is something that we were doing last year. So I don't know if you remember, Anna. I don't remember a lot, but let's talk about Easter customs all around the world. So which countries do you think this tradition happened in? So let's speculate, because of course if you don't know, you can't just guess, and I'm not going to give you the correct answer immediately because we are going to discover them together at the end. Okay, so number one, Anna, read it. And yes. No, the page. Oh no, I didn't share. Non è con... Yes. diviso.
Yes, now it is. Okay. Last year, yes. Which countries do you think this tradition happen in? Work with a partner. Your teacher will give you the correct No, answer. I won't. Vabbè. Okay. Okay. A giant omelette is made with four. No, qui ben questi stage. 4,000. No. 4,000. 500. Okay. Yes, okay. Eggs that can feed over 1,000 people. Yes, a giant omelette. Giant omelette. Yeah. 4.500 uova. How many chickens? We Hold on. can read all the sentence. For me, it's better. or not. Okay, we can just speculate, write one, and then we can change. There's no problem. Okay. Okay, so if you think, of course, now it could be anyone or no one. If you don't know the tradition, we can jump it on and come back later. Maybe we know some more tradition. Okay. No, Italy. It's not Italy. It's not Italy, I think. Poland. There's no Italy here. There's another door. Bulgaria. You think Bulgaria? Bulgaria. Poland. Poland? Let's see. Let's see it later. Okay, Annalisa. There is a special egg race for children on the White House lawn. Yeah. USA. Yes, USA, sì, lo cercavo. Yeah. The White House. The White House. Sì. Yes, the White House. So Sono stata brava. Yes. And this is, they call it egg race. It's like an egg hunt, actually. Okay, Elena. Pots and pans are thrown out of windows, which smash on the street below. Pots? What is pots? Pots is where you cook food, and pans is where you fry food. Pots? No, I don't understand. The cutlery, actually. Pentole. Pentole. Padelle. Okay. Padelle. Pots Pentole. and pans, okay, are thrown out of window which smash on the street below. Greece? I don't know. Could be Greece, because it's something similar that we did the end of the year in Italy. Yes. Yes. Could be Greece. Many years Greece. ago. Or you say, Carlo? No. Greece. Yes, probably. Well, 4, Carlo. Traditional boys throw buckets of Buckets. water Buckets. over girls on Easter Monday. Wow. It has to be hot. Norway. Norway. Why not? It could be. Let's discover it. Ross. Your side, I can't hear you, Ross. Okay. Okay. No, it's Yes. Now I can. People dress up in skeleton costumes and walk through the streets. Yes. Bermuda, yes. Bermuda. That is impossible. Spain too. Yeah, Bermuda could be. But skeleton custom says skeleton. Skeleton. Yes. Skeleton.
then we will discover some more information on this news. Anna. People take No, part. Anna Maria, sorry. Sorry. I've lost Anna Maria. People take part in egg fight. Is if their egg stays whole, they will be successful. Successful. So this egg fights. Where could it be? Francia. Maybe in France. France. Why? Maybe France. And Anna? Homemade kites are flown to represent the journey of Jesus to heaven. To heaven. Me. There is only Spain, but I don't think it's Spain. No. It's missing one country. No, the last. No, we put a couple here. We Yes. can put a couple everywhere. So Poland. Okay, Poland. Sorry. And last one, Elena. Special Easter crime thrillers are published and read. Yes. Oh dear. Strange. Maybe Norway. Maybe Norway. But I think we have just to see the results. Yeah, because there are such different kind of tradition. That's why here they are putting the kite, you know, all these things. Let's go on. This one. And we do even the Easter fact. And then after the Easter fact, we are going to see all the answer. Okay, true or false? Annalisa. Some people believe that the name Easter comes from the Germanic goodness of spring. False. In English, of course. You say is false. Carlo. The Easter Bunny originated in the Netherlands. True. It could I don't be. know. We don't know. Okay. And was there Ross? In the US, 76% of people eat the bottom part of a chocolate bunny first. I remember this. The bottom part, what is it? The bottom part, that is the bottom. So you got the chocolate bunny and you can start eating from where? Usually you start eating from where? Then it's false. You think that is false because you think they start eating from where? From head. From the, yes. Head. No, actually, I think from the ear. From the ears, because they like me. Like everybody, I think, not just in USA. Anna Maria. In 207 and thousand an Easter egg covered in diamonds was sold for almost pound. Yes, they were 9 million pounds. 9 million pounds. 9 million pounds.
An Easter egg covered in diamonds. Gosh. False. You think it's false. Annalisa, 5. 25% of the UK's yearly chocolate sales occur at Easter. This is interesting. It's true. You think it's true? Yeah, cos'è yearly? Every Annualmente? year. Yes, every per year. anno. Yes. Elena. A special ham is sometimes eaten that people store over the previous winter. A special ham. What is a ham? Prosciutto. A special ham is sometimes eaten that people store over the previous winter. So they keep for a year. Russell. Yes, but you know, those kind of meat. I don't understand. I'm sorry. A special ham is sometimes eaten that people store over the previous year. Okay, that people store over the previous winter. Right? I don't know. Could be true. And Anna? The tallest chocolate egg in the world was 1039 meters in height and made in Belgium. True. True. Okay, now we are going to see all the answer of this and the previous one. I'm trying to open a new file. And see if without changing the sharing, I can go on it. Okay, can you see the page with the Easter, with the results? Yes. Ah, very good. So we can jump from one to another without. So the giant omelette was made in France. So not Eastern. The White House race, of course, is in the USA. That was the only that is easy. The pots and pans they are thrown out of the windows are in Greece. Very good. Yeah, too similar to Italian, probably. And 4, traditionally boys throw buckets of water over gas. You know buckets? What are buckets? Secchi. Secchi d'acqua. Bucket. I gavettoni. I gavettoni. I gavettoni on Easter Monday, però, in for Poland. Poland. Cruel people. And people dressed in skeleton costumes, you say Bermuda, and is number 5, and it's in Spain. It's in Spain, they say. I don't know. I don't know this tradition. And we have to ask Helena because she was living there for a while. And then the egg fights, you remember? The egg fights, that is number 6, Bulgaria. And the kites are flown, number 7, in Bermuda. The kites are flown in Bermuda. And the last one, the Easter crime thrillers are in Norway. They are terrible for... Okay, now let's see true or false. Okay, the first one is true because the goddess of spring, the Germanic goddess of spring is Eostre, that I don't know, but Ostre from Easter.
Okay. We have to ask Helena when she's because she's speaking German, of course. And the Easter Bunny, where is originated? The Easter Bunny, called Osterhase, originated in Germany as well, and delivered treats to children. So Helena, tell us this goddess of spring, and they say that is a German goddess. Do you know her? She, Austria. what do you mean? I'm sorry, I was on telephone. Austria? No, I don't know. She was called Austria. Yes, that is. They say that is the goddess of spring, the Germanic goddess of spring. You don't never know. heard. I've Never never heard this name. I'm And sorry. the Easter Bunny, that it was called The Easter Osterhase. Bunny, yes, Osterhase. Osterhase is correct, and Okay. yes, Osterhase. Hase è la lepre, il coniglio. Bunny, Come the in bunny. inglese hare, perché la lepre è diversa dal coniglio, no? Per cui il coniglio è rabbit, la lepre è hare, che deriva dal tedesco Hase, penso, no? Ed è per cui... That's true. But this Austria, I never. Oh, okay, okay. The Americans, 76 of Americans eat the ears first, of course, because it's the first thing that it appears to cut it. And every hour, a chicken made of jewels came out at the top of the egg. So it's true about the diamond. Easter, yeah, covered in diamond. And every hour, a chicken made of jewels come out of the top of the egg. Oh gosh. This is about just 10% of chocolate sales happen in Easter, because the majority of chocolate in England is sold during Halloween, not during Easter. Halloween is much more chocolate sold than any other, even of Christmas and everything. Is Halloween actually where they sell a lot of chocolate and any other kind of treats. Okay. Only because I don't live in UK. Yeah, because otherwise. Only for this. Yeah. The special ham is true. They say that it's true, and it was made in Italy. What? Not Belgium. Not Belgium. Really? They don't say when, so they don't say. Actually, they don't explain a lot here. But let's get into our hot buns. That is this traditional treat for Easter. Here we are. There's an old the recipe. Yes, this is our recipe, not receipt. Be careful. Two different words. Recipe. Yes, recipe, because the receipt is the one that you get when you buy something. Okay, that is the receipt. This is a recipe. Okay. The hot cross buns are this kind of they are buns. Buns sono proprio panini morbidi. But they are sweet. They are not. Okay. So let's see. I have prepared this recipe for you. And there's also a very old traditional songs that is hot cross buns, 1 a penny, 2 a penny, hot cross buns. Give them to your daughters, give them to your sons. 1 a penny, 2 a penny, hot cross buns. Sorry for my voice, but and this, you know, the traditional one like La Conta.
or cross buns, and the last one is taking the bun. So preparation and cooking time. 30 minutes, cook 20 minutes. But it's not so true, because to prepare is not really 30 minutes, and you will see. Ingredients for the buns. Okay, Annalisa. Okay. I've put the difficult. I think they could be not really clear, the difficult. I put some notes for you. Allora, 300 milliliters full fat milk plus 2 TBSP more. Don't try to read it these like Could be. no tablespoon Spoon. Cucchiai da tavola. Yes, big Cucchiaio. Cucchiai da tavola. That's it. Tablespoon more. 2 cucchiai Da more tavola. di più? Sì, perché Di qui che? mi dice 300, perché questa è messo in grammi e la ricetta originale invece è con le misure inglesi. Le misure inglesi non corrispondono perfettamente a quelle europee, per cui per rendere una ricetta appetibile e chiara a tutti quanti è stata tradotta in grammi, ma ci mancava qualcosa, perché sono 300 millilitri di latte intero, Grasso. full fat intero, più altri 2 cucchiai, che è quello che nella conversione tra le misure inglesi e quelle europee avanza. Ho capito. Capito? Ok. Invece di dire non mi ricordo adesso quanto potrebbe essere, half a pint, dovrebbe essere half a pint più o meno, che è una mezza pinta, sono quasi 500 millilitri, sono 430 millilitri, qualcosa di simile, per cui è quella la conversione. Ok, then vai avanti Annalisa. Allora, 50 grams Butter. butter. Ok, e fin qui va bene. 500 grams strong bread flour. What is strong bread flour? E ho messo la definizione, vai, leggila pure. Strong bread flour is made from hard, wet varieties and has more protein, from 12 to 14%. This creates more rice and structural support in the dough, allowing the final product to lift and hold the shape. It also creates a chewer texture and more browning the crust. Ok. No. Ah, no, forse è un tipo di farina. Anche perché 500 grammi di lievito sarebbe un po'. Ah, giusto, hai ragione. È un tipo di farina. Io non sono una pasticcera, come vi ho già detto, per cui non so a cosa corrisponde questa farina, perché noi abbiamo la farina 0, 00. Questa sarà tipo Manitoba, che è molto proteica. Esatto, per cui è questa farina che viene proprio chiamata e si trova nei negozi come strong bread flour. Ricordatevi che la parola farina ha dato potere proteico e poi vedete ha crea più more rice, si solleva meglio, si lievita di più, and structural support in the dough, l'impasto, questo lo troviamo sempre adesso, dough è l'impasto, ok? Dough, eccolo qua. Aspetta, dough. Ve lo ingrandisco un po'. Impasto. Ok. With the final product to lift and hold shape, perché leva e mantiene la forma, ok? Chewer viene da chew.
masticare. Gommare? Chewing gum, cioè È come chewing gum. Chewing gum. Chewing gum è un'altra compound word perché è la gomma da masticare. Masticare. Chew è proprio masticare. Chewer più masticabile. Mhm. Ok, per cui più elastico, diciamo. And more browning in the crust. Vedete com'è? Ma dove si trova questa farina? Io penso che noi dobbiamo vedere il corrispettivo, forse è quello che dice Annalisa, la farina di Sì, Manitoba dovrebbe essere. Ah, che è più proteica, sì. proteica. Mhm. One spoon salt, quindi un cucchiaino da tè questa volta, giusto, Esatto, di sale. teaspoon, brava, quella era TB, spoon, TB, table, e questo è teaspoon, cucchiaino da Ok. tè, teaspoon salt, 55, no, no, 75. 75 caster sugar. Caster sugar is granulated sugar with a very fine consistency, Yes. also called caster sugar or superfine sugar. Caster sugar contains grains that are finer than table sugar, but not as fine as confectioner's sugar. The texture of caster sugar makes it the best type of sugar for making certain desserts, baked goods, and cocktails. Ok, we have Quindi non è zucchero a velo, ma No. è più fine di quello granulare. quello quello sì. che granulato. troviamo il super fino. Sì, sì. Lo troviamo, no? Quello raffinato, lo zefiro, mi Lo sembra che zefiro, si sì. dica, Sì. che è un po' più fino, è meno granuloso. Ok. Poi, One tablespoon sunflower oil. ok. Okay. 7 grams second fast action Yes. or easy blend yeast. Yes. Che cos'è? Questi sono i grammi di lievito. i grammi Questo di è il lievito. lievito, 7, sì, bravissime. yes. Lievito, quello che cresce velocemente, no? Fast action o easy blend. Istantaneo. Istantaneo. Aspetta. One egg beaten. Beaten. 75 sultanas. They are raisins. Yeah, okay. uvetta passa. Sì. 50 grams mixed peel. Questo Che è? Sorry, one egg beaten. Beaten. When you beat an egg, battuto. Beat. Vi ricordate quando abbiamo visto con qualcuno di voi battere, sì. Battere, esatto, la che si usa anche nelle cose fisiche, con i tappeti, le uova, eccetera. Mix peel, misti, perché sono le bucce che poi andiamo a rivedere. E zest, one orange. Anche zest. questa a me sembra tanto una parola che deriva dal tedesco, ma non lo so se è vero. Zest. Zest. No, non deriva. Ok. Leggi che cos'è zest. Zest is a food ingredient that is prepared by scraping or cutting from the rind of citrus fruits, such as lemon, orange, citron and lime. Le scorzette di... No, la grattugiata. La scorza grattugiata. Grattugiata, proprio grattugiata. Reed è proprio la scorza e quando è grattugiata diventa zest. Zest, ok. Zest. Ok. Zest. Ma aspetta, questo non c'entra con 50... No, questo è diverso. Questa è un'altra cosa. Questo è diverso. Perché almeno l'ha messo diversamente. E poi... Una mela. Quindi scusami, mixed peel era? Infatti. Adesso lo andiamo a rivedere, ok. perché sinceramente nella ricetta non mi ricordo quando lo va a inserire, ma poi lo spiega. Ok. One apple, peeled, cored and finally chopped. peeled. Pelata.
Core. Peel the cord that you put off the core. You know, the core of an apple is what is inside, like Yes. the core of the Okay. heart, the core. Okay, Without and it. finally chopped. Okay, tagliato. Chopped. What do you mean chopped? pezzettini, fatto a pezzi. Ah, ok. Chop, voi lo trovate sempre in cucina, ad esempio lo spezzatino è il pork chops, è lo spezzatino di maiale, il chop, ma anche i chop si fa anche la legna chop, i pezzettoni, i tronchetti, tutto ciò che è fatto grossolanamente a pezzi non precisi. Qui lo dice finely, vuol dire semplicemente che sono piccoli i pezzi. Tocchetti. A tocchetti, ok? Cord, per cui leviamo il torsolo. Ok. Core è il torsolo, quando è cord è senza il torsolo. Okay. And 1 teaspoon ground cinnamon. cinnamon. È Ok? la, come si chiama? Cannella. Cannella, perfetto. E questo serve per the dough, per proprio Per per l'impasto. l'impasto. Then we have, avete visto che sopra hanno una cross. Come viene realizzata questa cross? Allora, For the for the cross, 75 grams plain flour, plus extra for dusting. Dusting. Per No, spolverare. For the And then glaze, for the Plain, glaze, plain flour? without anything, simple. Ok. Quando trovate plain in cucina, soprattutto in cucina, è quando una cosa è senza niente. Anche un qualcosa senza decorazione è plain. Ok, I want it plain. Ad esempio, se andate in un McDonald's all'estero e non volete che nell'hamburger vi ci mettano 1000 schifezze, lo chiedete plain e vi danno pane, Plain. hamburger e basta. Perché insomma le schifezze ne mettono parecchie loro. Ok, Quindi and sì, for the senza glaze. niente. Esatto. for the glaze to make surface shiny by Yes. putting a liquid substance onto in it and leaving it or eating it until it dries. Ah, Allora, la Una sorta di glassa glassa, esatto, glaze, per che renderlo lucido, esattamente, giusto? e si fa con apricot jam. Mm. Infatti vedete che sono lucidi Sono belli sopra. lucidi, Sì. una Quindi- spennellata di marmellata? Esattamente. 3 teaspoon. Method. Vai Ross, dai il cambio a Annalisa, leggi un po' uno Just one step moment. per uno. 3 cucchiai apricot jam. Ma Ok. me la passo io questa poi, No, perdete le traduzioni. Ok. next, Sì. yes. Ok. One. Step 1. Andiamo a vedere. Bring 300 milliliters full fat milk to the boil. Then remove from the heat from the heat and add 50 grams butter. Yes. Leave to cool until it reaches hand temperature. That you can touch it. Hand temperature. Put Dito. 500 grams strong bread flour, 1 teaspoon salt, and 75 grams custard sugar, and 7 grams sachet. How do you say? Sachet. Sachet fast action or easy blend yeast into a bowl. 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 Sorry. A bowl. Bowl. Make a well in the center. A well. E well? Un pozzo. Well, Make a well.
Fate un pozzo, un buco, Il non è proprio buchino. un buco in effetti, perché è proprio il pozzo che Sì. fate, no? Well è proprio pozzo. Come vedete, un'altra parola che voi conoscete benissimo, Sì. con un Ma altro well è significato che è anche bene. bene, no? Certo, ok. certo. Si scrive allo stesso modo, si legge allo stesso modo, ma c'è un altro significato che è pozzo. Ok. Pour in the warm milk and butter mixture. Yes. Then add one beaten egg. Using a wooden spoon, mix well. Then bring everything together with your hands until you have a sticky dough. Sticky. Sticky. Un po' appiccicoso, eh? Mhm. Dough, sempre l'impasto Dough. che diventa un po' appiccicoso. Per cui ci ha spiegato lo step 1 come fare l'impasto. Carlo, ti va di leggere lo step 2? I tried. Yeah, you can. No problem. Step 2, type onto the lightly floured surface and knead by holding the dough with one hand and stretching it with a heel of the other hand. Then folding it back on itself. Here you have to see the thing to understand what is happening. So tip onto a lightly floored surface. You put the flour on a surface, okay? It can be a table, can be anything, and knead, impastare, knead, by holding the dough with one hand and stretching it with the heel. This is the heel of the other hand. Ok? Impastare, ragazzi. Lavorare. Sembra, però è lavorare con le mani, in pratica. Ok. Chi lavora la pasta con le mani poi ha il suo metodo. Qui ti dà anche un po' un metodo. A parte che questo, scusate, è sbagliato, perché non è heel, ma è heel con la doppia E. Non l'avevo perché è il tacco della mano, che è questa parte qui. Il The palmo. heel. Il palmo è tutta. Ah, ok. Questo Solo è sotto. la parte questa qui, che è quella che tu dove spingi, con cui lavori, no? Dove Questa impasti, parte dove spingi, dove certo. impasti. Certo. E viene chiamato the heel of the hand, il tacco della mano sarebbe, no? Quello che è come quando tu fai il passo. Ok, go on, Carlo. Repeat for 5 minutes until smooth and elastic. Good. Put the dough in a lightly oiled Bowl. Oiled bowl. Cover with oiled cling film. What is a cling film? Now you explain. A thick transparent plastic film that adheres the surface and to itself used as a wrapping or conserving for food. Covering for food. So and leave to rise in a warm place for 1 hour or until doubled inside and a finger pressed into it leaves a dent. That A slight hollow in a hard, even surface made by a blow or pressure. Ok, queste sono tutte, per cui vedete, ha detto they say 30 minutes, but actually you have to leave to rise in a warm place for 1 hour, at least 1 hour, or until doubled in size. So he has to grow, okay? And a dent is when you press with a finger and you see the consistency. Okay. Okay, Elena, let's see the step 3.
Are you there, Ellie? You silent, Elena. Okay. With the dough Yes, dough. still in the bowl. Bowl. In the bowl, sorry. With the dough still in the bowl, tip in the 75-gram sultanas. Sultanas, yes. Sultanas, 50-gram mixed 50 gram mixed pill. In this case, mixed pill is like our canditi, perché sono tutte buccette, scorzette, però chiaramente lavorate, candite, se le volete mettere. Questo è alternative, naturalmente, ma la cosa importante sono le sultanas. L'uvetta passa. L'uvetta passa. Zest of 1 orange. Yes. 1 finely chopped apple. And 1 TSP ground cinnamon. Knead. The K is silent. So need. Like the verb need, unfortunately. I need to go there and I need the dough. This is in German is the same. Kneten. Need, but with car. Need to press something specially a mixture for making bread, family, and repeatedly with the hands and fingers. Okay. Knead into the dough. Don't worry, we go. Okay. Making sure everything is well distributed. Yes. Distributed. No. Yes, distributed. Okay. Leave to rise for 1 hour more or until doubled in size. Yes. Then covered by some well-oiled cling film to stop the dough getting a crust. It has to remain very soft. Yes, not to be crust, because otherwise you cannot knead it anymore. So another hour, okay? 2 hours. Yes, because they has to stay there. I mean, you're not doing anything, but you have to wait for it. Okay, Anna Maria, step 4. Divided the dough into 15 even pieces. About all the same. That means they are even pieces, all the same. Okay. About 75 gram. Yes. Per piece. Roll each piece into a smooth ball on a lightly floored work surface. Okay. Arrange the buns on 1 or 2 baking trays lined with baking parchment. A type of paper with a special surface that food does not stick to. Scusate, è andato su, eccolo qui. Parchment, in realtà la parola originale è pergamena. Per cui quella che noi chiamiamo la carta forno la chiamano la carta pergamena. Ok. Perché ha una consistenza similare. Baking parchment o paper parchment. Sì, esatto. Per il cibo. Leaving enough space for the dough to expand. Cover, but don't warp. Don't wrap. Wrap
with more oiled cling film or a clean tea towel in set aside for 1 hour more. Per cui quando le avete esatto, un'altra ora, per cui quando avete fatto le formine, le palline, le avete messe lì, poi Non le lievitare ricoprite, ancora. esatto, ma copritele, ma non arrotolatele, per cui le coprite sempre con un oiled cling film, per cui sempre con questa per non fargli pellicola fare una crosta oleata, sopra. esatto, o Ok. con il tea towel. Anna lo sa perché l'abbiamo visto poco fa. Sì. Il tea towel è uno strofinaccio, Uno canavaccio, uno canavaccio, ok? Dicono anche clean perché loro sai che Possibilmente. non si sa mai. And set aside for 1 hour more, e lo mettete via per un'altra ora. E finalmente, ma nel frattempo è passata la Pasqua. Sì. È arrivato Fai Natale. questa mattinata libera in cui fai queste cose, no? E Peggio di tanto una ogni ora pizza. fai un'altra cosa, perché anche infatti questo si fa con i bambini, no? Venite qui, fanno una cosa, poi eccetera. E finalmente lo mettiamo al forno. Come lo mettiamo al forno? Anna? Heat oven to 220 centigrade, 200, fan gas 7. Yes. Fan gas 7? Cos'è? Ventilato? Tradizionale o ventilato? Ah, ma Fan gas 7? è ventilato. No, 7 è di solito è l'altezza, il numero che viene il settimo scattino, no? Il settimo scattino, non mai Diciamo, contato. neanch'io. Mix 75 gram plain flour with about 5 tablespoons water to make the paste for the crust. Add the water 1 tablespoon at a time, so you add just enough for a thick paste. Spoon into a piping bag with a small nozzle. I didn't put any explanation because it was too difficult to understand, but this is a piping bag and this is a small nozzle. A nozzle is what I don't know. I didn't know the word in Italian as well. I know nozzle, but it's augello. In Italian io lo chiamavo il beccuccio, il piriconsolo, non lo so. Il piriconsolo magari. Non sono parole che in inglese lo sapevo, nozzle, e dicevo, come si dice ieri a chiederlo a mio marito, nozzle, niente, va bene, alla fine sono andata a guardare augello, e va bene. Augello che poi è quello del gas, l'augello. Perché è esattamente, si usa sempre lo stesso, infatti si chiama come pipe, anche pipeline, along, fare, no? Pipe line. Che poi quella lì è la saccapoche. La saccapoche, esatto. Noi non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo come termine. Saccapoche. Pipe a line along each row of buns. Then repeated in the other direction to create crosses. Bake for 20 minutes on the middle shelf of the oven until the golden brown. Ok? Ok. Ok. Fai anche l'ultimo, Anna? Gently heat 3 TBSP apricot jam to melt. Then sieve. This is sieve and is also the verb to sieve. Come passare. Il passino. Il passino, sì. Sieve to get rid of any chunks. Grooming. While the jam is still warm, brush over the top of the warm. And what is the name of it? Sieve. È il colino. Il colino.
Brush over the top of the warm buns, leave to cool. Aspetta che Elena si è incantata. And the thing. No, aspetta, non ti ho sentito, Elena. Scusami Paola, sieve è sia il colino che il verbo colare. Per colare. Tutte e due? Sì, esatto, esattamente. È sia verbo che sostantivo. Colare, tossivo. Passare al colino. Setacciare. Oh, grazie. God, Italian is so difficult. Okay. While the jam is still warm, brush over the top and the warm buns and leave to cool. Per cui prima dovete fare la cross e poi quando alla fine la spennellate. Ok, e poi mi fate, questi si fanno e di solito usually you fill in with some jam or any other things. You can, some people they put butter in it or jam or chocolate if you like, anything. They are very, very similar to our maritozzi. So i maritozzi sono più buoni. Yes, so we can put whipped cream in it. Per cui insomma sono abbastanza e sono tradizionali e questi si vendevano nelle strade una volta caldi, hot cross buns, perché erano proprio venduti come uscivano dal forno e venivano o dati ai bambini, give it to your daughter, give it to your sons, e sono proprio questi che richiamano, l'unica cosa che richiamano della Pasqua è la cross, anche se ovviamente la Pasqua inglese, non essendo cattolica, è molto meno religiosa, molto più laica della nostra, naturalmente. Ma l'uovo di Pasqua non si usa in Inghilterra? Poco, molto poco. Loro hanno tanto il coniglio. Coniglietti, sì. Allora io vi invito ad andare a vedere il sito della Cadbury, che è una delle più antiche ditte di cioccolata inglese, proprio è una manifattura totalmente inglese, non ce ne sono tantissime. La Cadbury è la più antica, è quella che esporta un po' in tutto il mondo, è quella che in tutte le fermate di metro trovavate una volta le tavolettine a 50 pence, per cui fanno cioccolata, è un po' come in Germania quella che fa lo sport, le tavolette sport, come si chiama? Oddio, ci sono stata pure. Aiutami, Elena. Gosh. Ritter. Come hai detto? Ritter, brava, Ritter. esatto, è un po' come la Ritter, con molta fantasia, però fanno anche un sacco, lì trovate anche tantissime ricette e tantissime idee, tutti i vari bunnies, tutti i tipi di cioccolata, però l'uovo è di importazione, non sono prodotti localmente. Infatti io me li facevo venire, anche così come la colomba, è come dire il panettone, non sono cose che trovi tradizionalmente. Mentre invece gli hot cross buns li trovi anche già fatti, ma la vera tradizione è quello di farli a casa. E vai in una bakery, allora li trovi in questo periodo, però è una cosa very nice. Solo ecco, dovete avere tutto il tempo, Annalisa, io non lo so. Sì. Però la manodopera ce l'ho, devo convincerle. Esatto, li dovete... sì, perché se lo fai fare ai bambini poi è divertente, no? Poi diciamo manca la pazienza di aspettare, però ci inventiamo qualcosa tra un'ora e l'altra. Sì, infatti, però insomma, questo una bella caccia alle uova. Sì. Brava. Okay. Domani ho la caccia alle Sode uova. però, prima le fai sode, poi... No, domani faccio l'altra caccia alle uova d'affabulazione, faccio con i bambini. Ci sei anche tu, Elena? Domani? No, tu sei venerdì.
No, speravo che c'era qualcuno di voi. No, infatti li sguinzaglio per il bar, metterò le uova, perché io ho delle uova, oltre a quelle, ho delle uova, quegli ovetti piccoli colorati che avete visto, dentro ogni ovetto c'è un animale. Per cui poi passiamo a quelli che ho portato anche da te, Anna Maria, per i bambini tuoi, no? Perché l'ho fatta la caccia alle uova anche con i bambini del nido, solo che ho messo i cuscini, poi ci ho nascosto sotto le uova, loro dovevano tirare sui cuscini e trovavano gli ovetti. Vabbè, insomma, si fa anche questo. Sì. Ok, ragazzi, allora ora vi mando il primo filmato e poi uno a ripetizione mi mando filmato e PDF. Filmato e PDF. Lo dico anche ad Elena che era entrata dopo. È un piccolo regalino per tenervi in allenamento e sono dei filmati sulla storia della lingua inglese in 10 minuti. Sono 10 filmati da 1 minuto. Uno al giorno leva il medico di torno. Esatto. È come la mela. Leva la teacher in questo caso, leva la teacher di torno. No, allora no. Di torno. Vabbè, per il periodo pasquale. Però ecco, ricordatevi che io sto sempre qua, qualsiasi cosa vi viene, ogni tanto qualcuno, mi piace tanto quando qualcuno anche durante i periodi festivi mi scrive e dice ho trovato questa cosa, ma tu che dici? Ne ho diverse di studenti che fanno questo solo tra gli adulti, i bambini, grazie al cielo no. Ok, allora vi auguro una serena Pasqua. Anche a te. Yes, Anche a Happy tutti. Easter. Happy Easter. Happy Easter. Happy Easter. A big kiss to everybody. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye.